Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò della motosega ricaricabile della Parkside da 12 volt. Questa non è mia, me l'ha mandata Marco Don Giovanni, che saluto e ringrazio. Ne ho già un'altra, con la quale probabilmente oggi faremo pure un rapido confronto. Allora, questo è il modello PGH-SA12A1. È la prima volta che viene proposta a livello mondiale. Il 3 giugno del 2021 sarà venduta in Italia. Si tratta di un utensile con batteria da 12 volt. Loro consigliano di utilizzare una batteria da 12 volt 4 ampere, sia per una questione di spunto che per una questione di autonomia. Ci permette di tagliare rami, piccoli alberi, tavole di legno, listelli e tanto altro. Oggi farò una prova rapidissima, non voglio leggervi tutte le caratteristiche, anche perché ce ne sono scritte davvero poche, ma l'utilizzo è intuitivo, quindi facciamo direttamente delle prove tagliando dei legni. Prima diamo un'occhiata per vedere come è fatto e come si utilizza, e poi traiamo le conclusioni per vedere se è un utensile valido oppure no. Siamo pronti per iniziare, ma prima ci tengo a ricordarvi che la batteria va sempre disinserita quando l'utensile non deve essere utilizzato, perché comunque è un utensile pericoloso e la batteria inserita può causare avvii accidentali. All'interno della confezione, in questo caso, troveremo solamente l'utensile senza batterie e caricabatterie con il manuale di istruzioni. Inoltre verrà dato anche un olio specifico per questo tipo di utensile, per tutti i tipi di motosega. Questa, anche se a batteria, si chiama motosega. Allora, vediamola da vicino. Abbiamo la protezione per la lama. La stessa lama si estende e ci consente un taglio di circa 12 cm ed è possibile regolare la sua tensione tramite questo sistema. Infatti in questo modo sganceremo e avremo la possibilità tramite questa rotella di allentare o di mettere in tensione la lama, sia per sostituirla che per regolare la sua tensione, perché dopo un tot di utilizzo e un tot di tagli va regolata. La regolazione prevede che con un peso da 1 kg debbano esserci circa 2 mm di spazio tra la spada e la stessa lama. Lama che va lubrificata assolutamente, mettendo l'olio negli spazi tra una giuntura e l'altra della stessa lama. Allora la metto in tensione, continuiamo a guardare il resto. Sulla parte superiore della lama abbiamo questa protezione con una molla che la riporta in posizione. Questo ci impedisce contatti accidentali, e sulla stessa sono riportate alcune indicazioni riguardanti la sicurezza, quindi leggere il manuale di istruzioni, indossare gli occhiali protettivi e impugnare correttamente l'utensile. Non mettete mai la mano qua sopra, assolutamente. La mano va messa qua, emette una rumorosità dichiarata di 90 decibel, cambia ovviamente anche in base a cosa tagliamo. Per poterla avviare è necessario premere questo tasto, che però arretra solamente se contemporaneamente premeremo questo tastino di qua che ritorna in posizione, ed è un sistema di sicurezza attivabile da entrambi i lati. Quindi si preme, dopodiché si può avviare. L'impugnatura è ergonomica e antiscivolo, un po' come gli avvitatori. Questo è l'alloggiamento per la batteria e la base è piatta, ci permette di poggiarlo e avere la sicurezza che l'utensile rimanga nella posizione corretta, con la lama che non va a contatto con la superficie. La batteria quindi va inserita nella parte posteriore. Come vedete, da questa parte ci sono i LED che ci indicano il livello di carica della batteria, che rimangono accesi per qualche secondo dopo il rilascio del tasto. Non è presente un LED per illuminare la zona nella quale tagliamo. D'altra parte i lavori di giardinaggio si fanno di giorno, anche se può essere utilizzato in laboratorio, ma per il tipo di utensile comunque è concepito per essere utilizzato prestando molta attenzione con una buona luminosità, quindi sarebbe stato superfluo. Vediamo allora quanti decibel emette. Allora, voglio andare subito al dunque. Facciamo direttamente la prima prova con la batteria da 2 ampere. Loro consigliano di utilizzare la batteria da 4 ampere, sicuramente darà prestazioni migliori, però non tutti hanno a disposizione la batteria da 4 ampere. Quindi vediamo come si comporta e vediamo se intanto riesce con questa piccola batteria a darci qualche soddisfazione. Sto tagliando un murale di legno, un listello da 4 cm x 6. Vediamo, abete, vediamo come si comporta. Ok, il primo taglio è andato.
Ok ragazzi, abbiamo visto che riesce a tagliare senza alcun problema anche con la batteria da 2 ampere. Abbiamo fatto qualche taglio, questa è tutta la segatura che si forma, che fuoriesce da questa parte, da questo angolino in basso, e che si accumula sulla parte posteriore. Effettivamente in avanti praticamente non ce ne va, quindi è una cosa comoda. Cerchiamo di capire qual è la differenza tra la batteria da 2 e la batteria da 4 ampere. Abbiamo sentito che andava un pochettino in sofferenza, però comunque ha lavorato, quindi vediamo qual è la differenza. Ragazzi, senza dubbio riesce a lavorare meglio con la batteria da 4 ampere. Abbiamo sentito che il motore non si affatica rispetto a quella da 2 ampere che invece sembrava affannarsi leggermente, però comunque è riuscito a farlo perfettamente. Proviamo adesso con questo ramo, vediamo come va. Ho provato a portare un albero all'interno del laboratorio, ma non ci sono riuscito. Allora, andiamo, vediamo come si comporta. Ok, è un ramo di ulivo, è duro. Allora, nel frattempo la lama ha bisogno di essere messa in tensione, quindi giriamo. Ok, dopo un tot di lavoro ovviamente si surriscalda e quindi necessita di essere di nuovo messa in tensione. Ok, proviamo lo stesso taglio con una batteria da 2 ampere, quella di poco fa. Cariche al massimo entrambe, vediamo se col tronco riesce ad andare anche con la batteria da 2. Con la batteria da 2 ampere è andata in protezione al secondo taglio. Ok, sì, obiettivamente con i legni più duri c'è un abisso. Quanta bella segatura. Allora, questo abbiamo visto che funziona. Io vi faccio vedere anche la prova con questo, è un seghetto che ho preso su internet tempo fa, su Amazon, da 21 volte dichiarati. Comunque vediamo se questo va allo stesso modo, quindi se non riuscite a trovare questo della Parkside eventualmente potete orientarvi su qualcosa del genere.
e anche questo è riuscito a tagliare perfettamente. Adesso mi fermo perché ho creato qua il fondo di una gabbietta per criceti praticamente. Quindi ci siamo resi conto comunque che questo funziona bene, a parte il fatto che con la batteria da 2 ampere va in protezione, però comunque anche in quel caso, andando lentamente, riesce a svolgere il suo lavoro. Ma stiamo parlando di un tronco di ulivo. Invece per quanto riguarda il listello di abete è riuscito a tagliarlo perfettamente, quindi se non dovete tagliare dei tronchi particolarmente grossi, magari un albero di limoni che ha dei rami piccoli e si possono tagliare con più facilità, o altri tipi di legnami, sicuramente anche con la batteria da 2 ampere riesce a farlo senza problemi. Abemus motosega. Allora ragazzi, cosa dire? Come abbiamo visto è riuscito a finire il suo lavoro, è riuscito a tagliare diversi dischetti da questo ramo di ulivo ed è riuscito a tagliare anche l'abete da 4x6. Secondo me è riuscito a lavorare bene, ma la batteria adatta, come consigliato sulla confezione, è quella da 4. Quindi inizialmente, se è riuscito a trovare questo utensile e se avete solamente batteria da 2 A, diciamo che potete utilizzarlo per rami che non siano impegnativi o su pezzi di legno come questo da 4x6 senza fare un peso eccessivo, senza caricare. D'altra parte su questi tipi di utensili non si carica di peso, si lasciano lavorare quasi solo con il loro peso. Questo è leggero, quindi va aiutato. Cosa dire? Io spero che questo video vi sia stato utile a capire se è un utensile che per le sue prestazioni può tornarvi utile per lavori di giardinaggio, per lavori di fai da te, per tagliare del legname in generale. Ho fatto la prova anche con questo, che come avete visto rispetto a questa della Parkside saltella perché il peso è distribuito in modo differente e anche l'appoggio è diverso, ha questa curvatura che provoca questo saltello, però comunque alla fine taglia. Quindi se vi interessa vi lascio il link di questa, eventualmente potete acquistarla se non riuscite a trovare questa della Parkside, che comunque si è dimostrato un utensile valido. Cosa dire? Da quello che avete visto è sembrato funzionare bene. Non mi resta quindi che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo, ringraziare di nuovo Marco Don Giovanni per avermelo inviato. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace al video, cliccate in tanti, commentate per avere opinioni, dare le vostre opinioni, mettete anche il segno di spunta sulla campanella per avere le notifiche ogni volta che caricherò un video e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!